Argomento 1. Hai dormito bene la scorsa notte? Ehi Anna, hai dormito bene la scorsa notte? In realtà, non l'ho fatto. Ho fatto il sogno più strano. Oh davvero? Cos'è successo? Ho sognato di essere un marshmallow gigante e la gente cercava di brindarmi sul fuoco. Era così bizzarro. Oh oh, sembra un sogno piuttosto dolce. Sì, ma mi sono svegliata sentendomi come se fossi stata schiacciata da un rullo compressore. So cosa intendi. Ho avuto anche una notte difficile. Penso di aver dormito in modo strano perché mi sono svegliato con un crick nel collo. Ugh, questo è il peggio. Hai provato ad allungarlo? Sì, ho fatto alcuni rotoli di collo, ma penso di aver bisogno di una massaggiatrice professionista. Una massaggiatrice al collo? È una cosa? Non lo so, ma se questo significa dormire bene la notte, sono disposto a provare qualsiasi cosa. Beh, hai provato a contare le pecore? Giovanni, contare le pecore? Non è una storia di vecchie mogli? Potrebbe essere, ma funziona per me ogni volta. Davvero? Quante pecore devi contare prima di addormentarti? Oh, almeno un centinaio. A volte perdo il conto e devo ricominciare da capo. Wow, questa è dedizione. Di solito guardo la TV fino a quando non svengo. Non è molto buono per la tua igiene del sonno, John. Dovresti provare a leggere un libro invece. Un libro? Sembra uno sforzo eccessivo. Fidati di me, ne vale la pena. Inoltre, è un ottimo modo per rilassarsi prima di andare a letto. Ok, forse ci proverò. Ma se finisco per sognare marshmallow giganti, ti sto incolpando. Giusto. Assicurati solo di fluff e il cuscino prima di andare a dormire. Fluff il mio cuscino? È un'altra vecchia storia delle mogli? No, è solo buon senso. Un cuscino grumoso può rovinare l'intera esperienza del sonno. Beh, in tal caso, è meglio che io vada a sbattere il cuscino in questo momento. Grazie per i suggerimenti, Anna. In qualsiasi momento, John. Sogni d'oro. Argomento 2. Immigrare dalla Spagna il mese prossimo. Ehi Anna, hai sentito che immigrerò dalla Spagna il mese prossimo? Cosa ti ha fatto decidere di fare la mossa? Beh, ho sempre desiderato vivere in Europa, e finalmente ho ricevuto un'offerta di lavoro a Madrid che non potevo rifiutare. È emozionante. Sei mai stato in Spagna prima? Sì, ci sono andato in vacanza qualche anno fa e mi sono innamorato della cultura e del cibo. Oh, sono così gelosa. Ho sempre desiderato visitare la Spagna. Dovresti venire a trovarmi una volta che mi sarò sistemato. Potrei mostrarti in giro. Sembra incredibile. Ma come avete intenzione di mitigare la barriera linguistica? Beh, ho rispolverato il mio spagnolo, ma ho ancora molta strada da fare. Sono sicuro che farò alcuni errori imbarazzanti lungo la strada. Oh, sì, posso immaginare. Basta non ordinare accidentalmente un piatto di lumache o qualcosa del genere.
Lumache? È una cosa in Spagna? Sì, si chiamano caracoles. Alcune persone li amano, ma sono sicuramente un gusto acquisito. Yikes, non credo di essere pronto per questo. E le differenze culturali? Ci sono usanze di cui dovrei essere a conoscenza? Fammi pensare. Bene, in Spagna, prendono le loro siestas abbastanza sul serio. Quindi, non sorprenderti se tutto si spegne nel bel mezzo della giornata. Un pisolino nel bel mezzo della giornata lavorativa? Sembra un paradiso. Lo so, vero? Ma dovrai adattare il tuo programma di conseguenza. E preparatevi anche per alcune notti tardi. La cena di solito non inizia prima delle 21 o delle 22. Wow, questo è sicuramente un modo diverso di vivere. Ma sono entusiasta per l'avventura. Sono entusiasta anche per te. Promettimi solo che mi invierai molte foto e mi terrai aggiornato su tutte le tue scappatelle spagnole. Hai capito, Anna? E chissà, forse tornerò anche fluente in spagnolo e un conoscitore di caracoles. Oh, sono successe cose strane. Buen viaje, John. Argomento 3. Hai mai visto una cascata di persona? Ehi Anna, hai mai visto una cascata di persona? Sì, in realtà sì. Ho fatto un'escursione a Yosemite alcuni anni fa e ho visto alcune incredibili cascate. Wow, sembra incredibile. Ho sempre desiderato vedere una cascata da vicino. Dovresti assolutamente farne una priorità. C'è qualcosa di così affascinante nel modo in cui l'acqua scende a cascata lungo le rocce. Posso immaginare. Hai qualche consiglio per una buona cascata da visitare? Beh, se hai voglia di fare un po' di trekking, ho sentito che Angel Falls in Venezuela è una delle cascate più belle del mondo. Venezuela? Questo è abbastanza lontano. Sì, è sicuramente un viaggio. Ma pensa all'avventura. Potresti fare escursioni attraverso la giungla e vedere tutti i tipi di fauna esotica. È decisamente allettante. Ma cosa succede se non sono pronto per un'escursione così intensa? Nessun problema. Ci sono molte splendide cascate più vicine a casa. Sei mai stato alle cascate del Niagara? No, non l'ho fatto. È davvero così impressionante come dicono? Oh, è decisamente impressionante. L'enorme volume d'acqua è sbalorditivo. E ci sono molte attrazioni turistiche nelle vicinanze, come il giro in barca Made of the Mist e la Skylon Tower. Sembra molto divertente. Ma per quanto riguarda la folla? Ho sentito che può diventare piuttosto pieno. Sì, può essere un po' travolgente durante l'alta stagione turistica. Ma se vai in bassa stagione, avrai più spazio per respirare e ammirare la bellezza delle cascate. Buon punto. Dovrò tenerlo a mente. Sei mai stato in cascate più piccole e appartate? In realtà, l'ho fatto. Una delle mie cascate preferite è nascosta in un angolo poco conosciuto dell'Oregon. Si chiama Proxy Falls, ed è assolutamente mozzafiato. Proxy Falls? Non ne ho mai sentito parlare. Cosa lo rende così speciale? Per prima cosa,
È circondato da una lussureggiante foresta verde e montagne imponenti, che lo rendono uno sfondo mozzafiato. E la cascata stessa è unica perché si divide in due corsi d'acqua che cadono fianco a fianco. Wow, sembra incredibile. Lo sto sicuramente aggiungendo alla mia lista dei desideri. Non te ne pentirai, John. C'è qualcosa di magico nelle cascate che non riesci a esprimere a parole. Non vedo l'ora di provarlo di persona. Grazie per l'ispirazione, Anna. In qualsiasi momento, John. Basta non dimenticare la macchina fotografica. Argomento 4. Hai visto l'emozionante gioco ieri sera? Ehi Anna, hai visto la partita ieri sera? È stata una delle partite più impegnative ed emozionanti che abbia mai visto. Oh sì, l'ho guardato anch'io. È stato sicuramente un chiodo. Lo so, vero? Sono stato sul bordo del mio sedile per tutto il tempo. Era come una montagna russa di emozioni. Totalmente. E il modo in cui i giocatori hanno continuato a spingersi al limite è stato così stimolante. Sì, era come se stessero dando il massimo, anche se erano esausti. Questo è il segno distintivo di un vero atleta. Non si arrendono mai, anche quando le probabilità sono contro di loro. Esattamente. E a proposito di probabilità, hai visto quell'incredibile rimonta nel secondo tempo? Oh, lo so. Era come se lo slancio si fosse spostato all'improvviso e la squadra sfavorita avesse preso il sopravvento. Non potevo crederci. Sono passati dall'essere sotto di 20 punti alla vittoria di un solo punto negli ultimi secondi. Era come uscito da un film. Stavo praticamente saltando su e giù sul mio divano. Oh oh, anch'io. E la parte migliore era che non si trattava solo di vincere o perdere. Si trattava del puro brivido della competizione. Assolutamente. Quando sei nel bel mezzo di una partita impegnativa ed emozionante come quella, ti dimentichi di tutto il resto e ti concentri solo sul gioco. E la scarica di adrenalina che ne deriva è come nient'altro. È avvincente. Lo è davvero. Ecco perché amo così tanto guardare lo sport. È come una mini avventura ogni volta. Non potrei essere più d'accordo. E chissà, forse un giorno saremo là fuori sul campo, sperimentando quella corsa per noi stessi. Oh, sono successe cose strane. Ma fino ad allora, dovremo solo accontentarci di tifare per le nostre squadre preferite da bordo campo. Ehi, non c'è niente di sbagliato in questo. Finché siamo parte dell'azione, questo è tutto ciò che conta. Hai capito bene, John. Ecco molte altre partite impegnative ed emozionanti in futuro. Argomento 5. Hai già incontrato il nostro nuovo collega? Ehi Anna, hai già incontrato la nostra nuova collega? No, non l'ho fatto. Chi è? È questo ragazzo di nome Dave. Dovrebbe essere davvero intelligente e talentuoso. Oh, è eccitante. Sono sempre pronto a incontrare nuove persone. Sì, anch'io. Ma devo ammettere che sono un po' intimidito da lui. Ha come 3 dottorati di ricerca o qualcosa del genere. Wow, è impressionante.
Ma non lasciarti intimidire, John. Hai talento a pieno titolo. Grazie, Anna. Questo significa molto. Ma ancora, non posso fare a meno di sentirmi un po' impostore intorno a qualcuno del genere. So cosa intendi. Ma ehi, forse sarai in grado di insegnarci una cosa o due. Questo è un buon punto. E chissà, forse diventeremo anche amici. Oh, sono successe cose strane. Ma non spaventiamolo il primo giorno. Buona chiamata. Forse dovremmo preparargli dei biscotti di benvenuto o qualcosa del genere. Mi piace il tuo modo di pensare. Ma assicuriamoci che non siano troppo intimidatori. Forse solo alcuni biscotti con gocce di cioccolato di base. D'accordo. Non vogliamo sopraffarlo con le nostre abilità di cottura. Oh, parla per te. Mi capita di essere un buon panettiere. Oh davvero? Bene, in tal caso, forse dovresti prendere l'iniziativa su questo progetto di cookie. Hai capito, John? E chissà, forse impressioneremo Dave con le nostre abilità culinarie. O forse gli daremo solo una scarica di zucchero e lo renderemo ancora più intimidatorio. Oh, speriamo di no. Ad ogni modo, sono entusiasta di incontrare il nostro nuovo collega e vedere cosa può portare al tavolo. Anch'io, Anna. Ecco un dolce e riuscito benvenuto per Dave. Argomento 6. Le fragole sono uno dei frutti più sani. Ehi Anna, lo sapevi che le fragole sono uno dei frutti più sani là fuori? Davvero? Non avevo idea. Sì, sono ricchi di vitamine e antiossidanti. Inoltre, sono a basso contenuto di calorie e ricchi di fibre. Wow, è impressionante. Ma cosa li rende migliori di altri frutti? Beh, per prima cosa, sono incredibilmente versatili. Puoi mangiarli da soli, aggiungerli ai frullati o usarli per completare i tuoi dessert preferiti. È vero. Ma che dire di altri frutti come banane o mele? Sono anche piuttosto versatili. Ah, ma ecco il vero vantaggio delle fragole, sono della dimensione perfetta per essere immerse nel cioccolato. Oh, vedo dove stai andando con questo. Ma è davvero un vantaggio? Certo che lo è. Pensaci. Quando è stata l'ultima volta che hai visto qualcuno immergere una fetta di mela nel cioccolato e non fare casino? Punto giusto. Ma per quanto riguarda le banane? Sono lunghi e magri, quindi dovrebbero essere facili da immergere. Ah, ma le banane hanno la tendenza a diventare molli quando le immergi nel cioccolato. Le fragole, d'altra parte, rimangono sode e succose. Ok, hai vinto. Le fragole sono ufficialmente il miglior frutto da immergere nel cioccolato. Ma per quanto riguarda gli altri usi delle fragole? Beh, sono ottimi per fare marmellate e conserve. E aggiungono una deliziosa esplosione di sapore a insalate e frullati. È vero. E sono anche un ottimo dolcificante naturale per i prodotti da forno. Esattamente. E non dimentichiamoci della torta di fragole. Questo è un dessert classico per una ragione. Oh amico, ora ho fame.
Potrei davvero andare per un po' di shortcake alla fragola proprio ora. Oh oh, anch'io. Dovremo farlo accadere presto. Sicuramente. E la prossima volta che lo faremo, dovremo ricordarci di immergere alcune fragole nel cioccolato. Ah, ora parli la mia lingua. Fragole e cioccolato, la coppia di potere per eccellenza. Oh, non potrei essere più d'accordo, John. Ecco i tanti vantaggi delle fragole. Argomento 7. Sei mai stato a Londra? Ehi Anna, sei mai stata a Londra? Sì, in realtà l'ho fatto. Ci sono andato alcuni anni fa e ho avuto il miglior tempo. È fantastico. Ho sempre voluto visitare. Qualche consiglio sulle cose da fare? Oh, da dove comincio? C'è così tanto da vedere e da fare a Londra. Devi dare un'occhiata al British Museum, alla Torre di Londra e a Buckingham Palace. Wow, sembrano tutti fantastici. Ma per quanto riguarda gli spostamenti? Ho sentito che il trasporto pubblico può essere un po' confuso. Sì, all'inizio può essere un po' opprimente. Ma una volta capito, in realtà è abbastanza conveniente. Assicurati solo di ottenere una Oyster Card da utilizzare sugli autobus e sui treni. Oyster Card? È come una carta di credito o qualcosa del genere? No, è una smart card che carichi di denaro e usi per pagare le tue tariffe. È molto più facile che cercare di acquistare singoli biglietti. Ah, capito. E il cibo? Ho sentito che Londra ha alcuni ristoranti fantastici. Oh, sicuramente. Devi provare fish and chips, ovviamente. Ma ci sono anche alcuni ottimi ristoranti indiani e mediorientali, così come alcuni punti di brunch alla moda. Sembra tutto delizioso. Ma cosa succede se ho nostalgia di casa per il cibo americano? Oh, non ti preoccupare. Ci sono molti commensali e ristoranti in stile americano anche a Londra. Puoi ottenere un hamburger e patatine fritte ovunque. È un sollievo. E il tempo? Ho sentito che può essere piuttosto piovoso a Londra. Sì, è assolutamente vero. Ma non lasciare che ti impedisca di goderti il viaggio. Basta portare un buon impermeabile e alcune scarpe impermeabili, e sarete a posto. Ok, farò in modo di fare le valigie di conseguenza. Ma cosa succede se mi perdo in città? Non preoccuparti, John. Londra è una città molto turistica. Ci sono molte mappe e cartelli per aiutarti a navigare e la maggior parte delle persone parla inglese. È un sollievo. Non voglio finire per vagare accidentalmente in un palazzo reale o qualcosa del genere. Oh, non credo sia probabile. Ma non si sa mai, sono successe cose strane. Vero, vero. Bene, grazie per tutti i suggerimenti, Anna. Sono ancora più entusiasta di visitare Londra ora. In qualsiasi momento, John. E chissà, forse finiremo anche per viaggiare lì insieme un giorno. Sarebbe fantastico. E se ci perdiamo, almeno possiamo perderci insieme. Oh, sembra un piano. Ecco tante avventure a Londra.
Argomento 8. Installazione di nuovi armadietti in ufficio. Ehi Anna, hai sentito che stanno installando nuovi armadietti in ufficio? Armadietti? A cosa ci servono? Penso che faccia parte di una nuova iniziativa per incoraggiare i dipendenti a fare più esercizio fisico. Ci lasceranno riporre i nostri vestiti da palestra e l'attrezzatura da allenamento negli armadietti in modo da poter andare in palestra durante le pause pranzo. Oh, in realtà è una buona idea. Ma abbiamo davvero bisogno di armadietti per questo? Credo di sì. Probabilmente è più facile che trascinarsi dietro una borsa da palestra tutto il giorno. Suppongo. Ma per quanto riguarda la sicurezza? Non voglio che qualcuno rubi i miei costosi vestiti da allenamento. Sì, questa è una preoccupazione valida. Ma penso che gli armadietti saranno piuttosto high-tech. Avranno scanner di impronte digitali e software di riconoscimento facciale. Wow, questa è una sicurezza seria. Immagino che non dovremo preoccuparci che qualcuno irrompa. Esattamente. E la parte migliore è che non dovremo ricordare una combinazione o una chiave. Possiamo semplicemente usare le nostre parti del corpo per sbloccare l'armadietto. Oh, sembra uscito da un film di fantascienza. Ma immagino che sia meglio che perdere una chiave o dimenticare una combinazione. Sicuramente. E chissà, forse questo ci ispirerà ad allenarci di più e a metterci in forma. Oh, non ci conterei. Ma almeno faremo bella figura mentre stiamo rallentando. Ehi, ogni piccola cosa aiuta. E chissà, forse inizieremo anche una nuova tendenza di abbigliamento da palestra alla moda in ufficio. Oh, mi piace il tuo modo di pensare. Forse possiamo anche fare una sfilata di moda nella sala break. Ora stai parlando. E possiamo avere un premio per il frequentatore di palestra meglio vestito. Oh, mi piace l'idea. Ma cosa succede se ci presentiamo tutti indossando la stessa cosa? Allora dovremo solo risolvere la questione con un ballo. Oh, mi piace il tuo stile, John. Ecco i nuovi armadietti e tutte le possibilità che offrono. Argomento 9. Coppa del Mondo. Ehi Anna, hai visto la Coppa del Mondo ieri sera? Certo, l'ho fatto. È stata una partita così emozionante. Lo so, vero? E riesci a credere a quel gol all'ultimo minuto della partita? È stato folle. Sono stato sul bordo del mio sedile per tutto il tempo. Lo stesso qui. Ma ora mi sento un po' triste che sia finita. So cosa intendi. La Coppa del Mondo è sempre un momento così divertente. Ma ehi, almeno abbiamo le Olimpiadi da aspettare. È vero. Ma non è la stessa cosa della Coppa del Mondo. Sì, ti sento. Ma sapete cosa dovremmo fare? Dovremmo iniziare il nostro mini torneo di Coppa del Mondo in ufficio. Oh oh, è una grande idea. Potremmo dividere le squadre per reparto. E potremmo avere un gran premio per la squadra vincitrice. Forse un trofeo o una pizza party. Ora stai parlando. E potremmo anche avere una mascotte per ogni squadra. Sì. E potremmo inventare canti e canzoni stupide per tifare le nostre squadre.
Oh oh, sento già il canto del Dipartimento delle Risorse Umane, archivieremo i tuoi documenti, vinceremo la coppa. Oh, oh, è perfetto. E il reparto marketing potrebbe essere tipo, venderemo i tuoi prodotti e venderemo la tua anima. Oh oh, è fantastico. E per quanto riguarda il reparto IT? Che ne dici? Ripareremo il tuo computer, sistemeremo il tuo gioco. Oh oh, lo adoro. Questo sarà il miglior mini torneo di Coppa del Mondo di sempre. Non vedo l'ora. E chissà, forse attireremo anche qualche talento internazionale in ufficio. Ehi, non si sa mai. Forse faremo scouting del prossimo Lionel Messi o Cristiano Ronaldo. Oh, sono successe cose strane. Ma per ora, concentriamoci sul rendere il nostro mini torneo di Coppa del Mondo un successo. D'accordo. Ecco molti obiettivi, molte vittorie e molte risate lungo la strada. Salute, John. Argomento 10. Cucina disordinata. Ehi Anna, sei stata in cucina ultimamente? È un disastro. Sì, l'ho notato. Penso che qualcuno si sia dimenticato di ripulire dopo se stesso di nuovo. È come una zona di guerra lì dentro. Ci sono piatti sporchi ovunque, briciole sul bancone e persino alcune macchie misteriose. È disgustoso. Ma chi pensi sia responsabile? Beh, non voglio puntare il dito, ma ho una buona idea. Oh davvero? Raccontatelo. Diciamo solo che ho visto qualcuno mangiare un panino alla scrivania prima, e avevano un sacco di condimenti su di esso. Ah, penso di sapere di chi stai parlando. Ma come li affrontiamo riguardo al caos? Questa è una buona domanda. Potremmo lasciare una nota, ma è un po' passivo-aggressivo. Sì, e non vogliamo iniziare una faida per i piatti sporchi. Forse dovremmo semplicemente pulire la cucina da soli. È una buona idea. Mostreremo loro come è fatto e forse capiranno il suggerimento. Oh, mi piace il tuo modo di pensare. E forse possiamo anche farne una competizione. Chi pulisce più piatti vince un premio. Mi piace. Qual è il premio? Che ne dici di un pranzo gratuito con i soldi dell'azienda? Ora stai parlando la mia lingua. Ma cosa succede se entrambi puliamo la stessa quantità di piatti? Dovremo trovare uno spareggio. Forse un gioco di sasso carta forbici? Mi sembra buono. Ma facciamo in modo di non diventare troppo competitivi. Non vogliamo finire con piatti rotti. Oh, buon punto. E assicuriamoci di pulire regolarmente la cucina, in modo da non dover avere di nuovo questa conversazione. D'accordo. Ecco una cucina pulita e ordinata, e a non dover mai più giocare a sasso carta forbici su piatti sporchi. Salute, John. Argomento 11. Questi noodles sono fantastici. Oh mio Dio, Anna. Questi noodles sono incredibili. Lo so, vero? Non riesco a credere quanto siano deliziosi. Cosa c'è dentro, secondo te? Una sorta di ingrediente segreto?
Non lo so, ma qualunque cosa sia, funziona. Potrei mangiare questi noodles ogni giorno per il resto della mia vita. Lo stesso qui. E la salsa è così saporita. Non ne ho mai abbastanza. Lo so, sto praticamente leccando la ciotola pulita. E la consistenza dei noodles è perfetta. Non troppo morbido, non troppo gommoso. Esattamente. E anche la dimensione della porzione è giusta. Mi sento pieno ma non imbottito. Questo è il segno di un ottimo pasto. E la parte migliore è che non è nemmeno così costoso. Lo so, vero? Stiamo ottenendo spaghetti di qualità gourmet a prezzi da fast food. È quasi troppo bello per essere vero. Ma non scherziamoci. Abbiamo ancora mezza ciotola rimasta per goderci. Buon punto. E sai una cosa? Sto già pensando di tornare qui domani per un altro giro di noodles. Oh, stavo pensando la stessa cosa. Potremmo avviare un club di noodle e venire qui ogni settimana. Sì. E potremmo valutare i noodles in base a diversi criteri, come sapore, consistenza e dimensioni delle porzioni. E potremmo anche invitare altre persone a unirsi al nostro noodle club. Più sono, meglio è. Oh oh, lo adoro. Saremo gli intenditori di noodle dell'ufficio. E chissà, forse ispireremo anche il ristorante a creare un nuovo piatto di noodle in nostro onore. Oh oh, ora stai parlando. Lo speciale Giovanni e Anna. Ha un bell'anello. Sono d'accordo. Ma per ora, godiamoci questi fantastici noodles e sogniamo tutte le avventure di noodle che avremo in futuro. Sembra un piano. Ecco deliziosi noodles e buona compagnia. Salute, John. Argomento 12. Nuovo zaino scolastico. Ehi Anna, hai visto i nuovi zaini che i bambini riceveranno quest'anno? No, non l'ho fatto. Che aspetto hanno? Sono questi enormi zaini con più scomparti e tutti i tipi di caratteristiche fantasiose. Wow, sembra ben lontano dagli zaini che avevamo ai nostri tempi. Sì, ricordo quando tutto ciò che avevamo era una tasca singola e un paio di cerniere. Queste nuove borse sembrano uscite da un film di fantascienza. Oh, posso immaginare. Ma i bambini hanno davvero bisogno di tutte quelle caratteristiche e compartimenti? Questa è una buona domanda. Voglio dire, cosa ci mettono dentro? Non è più che portino in giro libri di testo ed enciclopedie. Oh, vero. Ma immagino che abbiano ancora bisogno di portare in giro i loro laptop, tablet e altri gadget. Sì, suppongo. Ma che dire della buona vecchia carta e penna? Oh, non credo che i bambini sappiano più cosa siano. Tutto è digitale in questi giorni. È vero. Ma sai cosa mi manca? Quei vecchi zaini di tela con le cinghie e le fibbie in pelle. Avevano un certo fascino per loro. Sì, sono d'accordo. Ed erano anche così robusti. Potresti buttarli in giro e durerebbero ancora per sempre. Esattamente. E non avevano nessuno di quei fastidiosi segnali acustici o luci lampeggianti.
Oh, oh, sì. Non credo che potrei gestire uno zaino più intelligente di me. Oh oh, neanche io. Ma sai cosa c'è di ancora più divertente? Quando i bambini indossano i loro zaini su una sola spalla. Oh, oh, oh mio Dio, questo mi fa impazzire. È come, non si rendono conto che è terribile per la loro postura? Lo so, vero? E sembra anche così imbarazzante. Come se stessero cercando di essere fighi ma fallendo miseramente. Oh, penso che siamo ufficialmente vecchi e fuori contatto con i bambini in questi giorni. Sì, penso che tu abbia ragione. Ma almeno possiamo ancora apprezzare un buon zaino vecchio stile. Assolutamente. Ecco i classici zaini in tela della nostra giovinezza. E di non dover mai più indossare i nostri zaini su una sola spalla. Oh, oh, evviva, John. Argomento 13. Campeggio. Ehi Anna, sei mai stata in campeggio prima? Sì, l'ho fatto. Adoro stare nella natura e dormire sotto le stelle. Sembra incredibile. Non sono mai stato in campeggio prima, ma ho sempre voluto provarlo. Dovresti assolutamente provare. Una delle parti migliori del campeggio è sedersi intorno al fuoco di notte. Oh sì? Cosa c'è di così bello nello stare seduti intorno al fuoco? È così accogliente e rilassante. Puoi arrostire marshmallow, raccontare storie e goderti il calore del fuoco. Suona bene. E scommetto che è un ottimo modo per legare con amici e familiari. Assolutamente. C'è qualcosa in un falò che unisce le persone. Ma per quanto riguarda i bug? Ho sentito che le zanzare amano i falò. È vero, ma ci sono modi per tenerli lontani. È possibile utilizzare spray per insetti, indossare maniche lunghe e pantaloni, o anche installare una zanzariera intorno al fuoco. È un sollievo. Non voglio passare tutta la notte a spazzare via gli insetti. Oh, oh, ti sento. E sai cosa c'è di meglio di un normale falò? Che cos'è? Un falò s'mores. Puoi arrostire marshmallow e preparare deliziosi s'mores proprio lì sul posto. Oh amico, ora mi stai facendo venire fame. Adoro s'mores. Oh, oh, anch'io. E puoi anche essere creativo con esso. Come aggiungere burro di arachidi o Nutella ai tuoi s'mores. Sembra incredibile. Non vedo l'ora di provarlo. Ma per quanto riguarda la legna da ardere? Dobbiamo portare il nostro? Di solito sì. Ma non preoccupatevi, possiamo cercare legna nei boschi vicini. E se tutto il resto fallisce, possiamo sempre rompere alcuni ramoscelli e rami. Oh oh, sembra un piano. Mi emoziono solo a pensarci. Anch'io. Ecco un accogliente falò, deliziosi s'mores e un sacco di spray per insetti. Oh oh, evviva, Anna. Argomento 14. Sei pronto per la grande partita di stasera? Ehi Anna, sei pronta per la grande partita di stasera? Scommetto che lo sono.
Ho i miei snack, i miei drink e la mia maglia fortunata. Oh oh, questo è lo spirito. Ho il mio dito di schiuma e la mia vernice per il viso pronti per partire. Oh, lo stai portando al livello successivo. Ma questo è ciò che amo delle partite di calcio. Tutti ci entrano così dentro. Sì, non c'è niente come l'energia di uno stadio pieno di tifosi che tifano per la loro squadra. E il cibo. Non dimenticare il cibo. Ho patatine, salsa, ali e persino una torta speciale a forma di pallone da calcio. Wow, stai facendo di tutto. Ho solo alcuni popcorn e qualche birra. Oh, beh, mi piace farne una festa. E a proposito di partiti, fai il tifo per la mia stessa squadra? Non lo so. Per chi fai il tifo? The Mighty Ducks, ovviamente. Oh oh, Anna, questa è una partita di calcio, non una partita di hockey. Oh, giusto. Mi dispiace, a volte confondo i miei sport. Nessun problema. Ma se mi chiedete per chi faccio il tifo, sono i Lions fino in fondo. I Leoni? Sono la peggior squadra del campionato. Ehi, ogni cane ha il suo giorno. E ho la sensazione che oggi sia il giorno dei Lions. Oh, vedremo. Ma sapete una cosa? Anche se le nostre squadre perdono, possiamo comunque goderci il gioco e la reciproca compagnia. Assolutamente. E chi lo sa? Forse scopriremo un nuovo amore per una squadra diversa. Oh, ne dubito. Ma almeno ci divertiremo a provare. Ecco un grande gioco e una compagnia ancora migliore. Saluti, Anna. Facciamolo. Argomento 15. Gruppo di musica popolare. Ehi Anna, hai sentito l'ultimo album dei Rolling Stones? Oh sì, adoro i Rolling Stones. Le mosse di Mick Jagger mi stupiscono ancora. Oh oh, ce l'ha ancora di sicuro. Ma devo ammettere che io stesso sono più un fan dei Beatles. Cosa? Come puoi dirlo? I Rolling Stones sono leggende. Lo so. Ma c'è qualcosa nelle armonie e nel songwriting dei Beatles che mi parla davvero. Beh, non posso discutere con questo. Anche i Beatles sono fantastici. Ma devi ammettere che i Rolling Stones hanno alcuni brani classici. Oh, sicuramente. Satisfaction, Painted Black e Sympathy for the Devil sono tutte canzoni senza tempo. E non dimenticare Brown Sugar, Gimme Shelter e Jumpin' Jack Flash. Oh oh, hai ragione. Hanno così tanti successi, è difficile tenerne traccia. E sono ancora in tour. Riuscite a credere che Mick Jagger abbia 70 anni e stia ancora suonando sul palco? È davvero incredibile. E Keith Richards è come un pezzo di storia che cammina e parla. Oh, sì. Penso che sia vivo da circa 200 anni. Ma sai cosa c'è di divertente? Una volta sono andato a un concerto dei Rolling Stones ed ero circondato da persone che avevano il doppio della mia età. Oh,
Posso immaginare. Ma questo dimostra quanto sia senza tempo la loro musica. Trascende le generazioni. Hai ragione. E sai una cosa? Sto iniziando a venire dai Rolling Stones. Forse possiamo andare a uno dei loro concerti insieme. Oh, sapevo che potevo convertirti. E sembra una grande idea. Usciamo con Mick e la banda. Oh oh, facciamolo. Ecco i Rolling Stones e la loro musica leggendaria. Salute, John. Argomento 16. Vuoi fare una foto con me? Ehi Anna, vuoi fare una foto con me? Certo, John. Facciamo un selfie. Ok, perfetto. Ma aspetta, lascia che mi aggiusti prima i capelli. Oh, sei così vanitosa. Ma vai avanti, aspetterò. Va bene, sono pronto. Sorriso. Formaggio. Aspetta, fammi vedere. Ugh, sembro terribile. Di cosa stai parlando? Hai un bell'aspetto. No, ho il doppio mento e i miei capelli sono tutti crespi. Oh dai, Anna. Sei bella così come sei. Oh, grazie John. Ma possiamo scattare un'altra foto solo per essere sicuri? Certo, facciamolo. Ma questa volta, mettiamoci in posa. Oh, va bene. Che ne dici della classica posa Charlie's Angels? Mi piace. E io sarò il Bosley dei tuoi angeli. Oh, perfetto. Ok, pronti, partenza, posa. Clicca. Oh amico, questo sta succedendo su Instagram. Oh, assolutamente no. Non voglio che tutti i miei follower mi vedano prendere in giro me stesso. Oh dai, Anna. Abbracciamo le nostre sciocchezze interiori e divertiamoci un po'. Apostrofo. Ok, hai ragione. Facciamolo. E sai una cosa? Facciamo una foto di noi che facciamo qualcosa di veramente folle. Oh oh, mi piace il tuo modo di pensare. Che ne dici di bilanciare un cucchiaio sul naso? Oh, è perfetto. Saremo i re dei selfie dal naso a cucchiaio. Va bene, facciamolo. E se qualcuno ci chiede perché lo stiamo facendo, diremo semplicemente che ci stiamo esercitando per un talent show. Oh, lo adoro. Ecco i selfie stupidi e non prenderci mai troppo sul serio. Saluti, Anna. Andiamo a fare il selfie più pazzo di sempre. Argomento 17. L'inverno sta arrivando. Ehi Anna, hai notato quanto freddo sta diventando ultimamente? Sì, l'ho fatto. Penso che l'inverno sia decisamente in arrivo. Oh no, non l'inverno. Odio il freddo. Oh, non essere così stupido, John. Anche l'inverno può essere divertente. Divertente? Cosa c'è di divertente nello spalare la neve, raschiare il ghiaccio dalla tua auto e scivolare sui marciapiedi ghiacciati? Oh, ok, capisco il tuo punto.
Ma pensa a tutte le divertenti attività invernali, come lo sci, lo snowboard e il pattinaggio su ghiaccio. Non so come fare nessuna di queste cose. E anche se lo facessi, probabilmente finirei per farmi del male. Oh, beh, forse devi solo fare un tentativo. E se tutto il resto fallisce, c'è sempre cioccolata calda e coperte accoglienti. Ok, lo ammetto, adoro una buona tazza di cioccolata calda. E anche un fuoco caldo nel camino può essere bello. Esattamente. E non dimenticare le vacanze. L'inverno è la stagione del dare, della famiglia e del buon umore. Adoro le vacanze. Ma potrei fare a meno di tutto lo stress di comprare regali e trattare con centri commerciali affollati. Oh, sì, quella parte può essere un dolore. Ma ne vale la pena quando vedi i sorrisi sui volti dei tuoi cari. Hai ragione. E credo che l'inverno abbia una certa bellezza, con tutti gli alberi innevati e le luci scintillanti. Vedi, ti ho detto che l'inverno non è poi così male. E chi lo sa? Forse quest'anno avremo anche un bianco Natale. Oh oh, ci crederò quando lo vedrò. Ma cercherò di mantenere una mente aperta sull'inverno quest'anno. Questo è lo spirito, John. Ecco per impacchettare, sorseggiare cioccolata calda e sfruttare al massimo il freddo. Saluti, Anna. Facciamo questa cosa invernale. Argomento 18. Il più grande scienziato. Ehi Anna, chi pensi sia il più grande scienziato di tutti i tempi? Oh, è difficile. Ci sono così tanti grandi scienziati nel corso della storia. Lo so, ma ce ne deve essere uno che si distingue dagli altri. Beh, penso che Albert Einstein sia sicuramente lassù. Einstein? Per favore. Penso che Isaac Newton sia stato il più grande scienziato di tutti i tempi. Newton? Mi prendi in giro? La teoria della relatività di Einstein ha rivoluzionato la fisica e la nostra comprensione dell'universo. Ma Newton scoprì le leggi del moto e della gravità. Senza di lui, non avremmo la fisica moderna. Ma il lavoro di Einstein ha aperto la strada a tanti progressi scientifici, come l'energia nucleare e i viaggi spaziali. Ok, ma che dire di Marie Curie? È stata la prima donna a vincere un premio Nobel e ha fatto scoperte rivoluzionarie sulla radioattività. È vero, ma continuo a pensare che i contributi di Einstein alla fisica siano stati più significativi. Non lo so. Che dire di Charles Darwin e della sua teoria dell'evoluzione? Darwin è stato sicuramente un grande scienziato, ma penso che il suo lavoro sia più nel regno della biologia che della fisica. Va bene, va bene. Forse dovremmo solo accettare di non essere d'accordo su questo. Oh, sì, penso che siamo entrambi piuttosto appassionati dei nostri scienziati preferiti. Ma sai una cosa? È incredibile quanto una persona possa contribuire al mondo della scienza. Assolutamente. E chi lo sa? Forse un giorno, qualcuno di cui non abbiamo mai sentito parlare farà una scoperta rivoluzionaria che cambierà tutto. Questo è un ottimo punto.
Ecco a tutti i grandi scienziati nel corso della storia, e quelli che verranno. Saluti, John. Manteniamo vivo lo spirito della scoperta scientifica. Argomento 19. Perché oggi sembri così stanco? Ehi Anna, perché sembri così stanca oggi? Ugh, ho dormito troppo stamattina, e ho dovuto correre per prepararmi per il lavoro. Oh oh, conosco la sensazione. Non sono nemmeno una persona mattiniera. Sì, ma di solito mi sveglio presto e ho tempo per godermi il caffè e la colazione prima di uscire. Sei fortunato. Sono sempre in ritardo e finisco per saltare del tutto la colazione. Oh, questo non va bene per te, John. La colazione è il pasto più importante della giornata. Lo so. Ma è difficile trovare il momento in cui sei già in ritardo. Beh, forse dovresti provare a impostare la sveglia un po' prima. In questo modo, hai più tempo per prepararti al mattino. Ma mi piace dormire. È la parte migliore della mia giornata. Oh, ti sento. Ma dormire troppo può effettivamente renderti più stanco e intontito. Davvero? Pensavo fosse il contrario. No, troppo sonno può disturbare il tuo ciclo naturale del sonno e farti sentire peggio. Beh, immagino che dovrò trovare un mezzo felice allora. Ma per ora, penso che mi godrò solo i miei 10 minuti extra di sonno. Oh, lo fai tu. Ma non biasimarmi se sei di nuovo in ritardo per il lavoro. Oh, non lo farò. Darò la colpa al mio amore per il sonno. Oh, giusto. Ecco come trovare il perfetto equilibrio tra dormire a sufficienza e non dormire troppo. Saluti, Anna. Rendiamo prioritario svegliarsi in orario e iniziare la giornata nel modo giusto. Tema 20. Nuove misure di sicurezza. Ehi Anna, hai visto le nuove misure di sicurezza che hanno installato nel nostro edificio? No, cosa sono? Hanno inserito queste nuove telecamere di sicurezza e punti di accesso con keycard dappertutto. Oh wow, è fantastico. È sempre bello sapere che siamo al sicuro nel nostro edificio. Sì, ma sai cosa c'è di divertente? Mi sento come se fossi in un film di spionaggio ogni volta che uso la mia chiave magnetica per entrare nell'edificio. Oh, sì. E continuo ad aspettarmi che qualcuno gridi accesso negato. Se striscia la mia carta nel modo sbagliato. Oh oh, sarebbe piuttosto divertente. Ma in tutta serietà, è bello sapere che il nostro edificio sta prendendo sul serio la nostra sicurezza. Assolutamente. E ho sentito che stanno anche inserendo nuovi allarmi antincendio e sistemi sprinkler. È fantastico. È sempre meglio prevenire che curare, specialmente in un edificio con così tante persone. E sai cos'altro devono installare? Un distributore automatico di barrette di cioccolato. Oh oh, cosa ha a che fare questo con la sicurezza? Beh, se siamo bloccati nell'edificio durante un'emergenza, abbiamo bisogno di avere degli snack a portata di mano. Oh oh, capisco la tua logica.
Ma penso che l'acqua e le forniture di primo soccorso potrebbero essere più importanti. Va bene, va bene. Ma una ragazza può sognare, no? Certo. E chi lo sa? Forse un giorno installeranno un distributore automatico con tutti i tuoi snack preferiti. Oh, ora stai parlando. Ecco per stare al sicuro e ben nutriti nel nostro edificio. Saluti, Anna. Speriamo di non dover mai usare quelle forniture di emergenza, ma se lo facciamo, almeno avremo i nostri snack. Argomento 21. Golf. Ehi Anna, hai mai giocato a golf prima? No, non l'ho fatto. Perché lo chiedi? Beh, stavo pensando di entrare nel mondo del golf. Sembra un modo divertente per trascorrere un fine settimana. Oh, vuoi passare ore a colpire una pallina in un piccolo buco? Ehi, è più divertente di quanto sembri. Ed è un ottimo modo per fare un po' di esercizio e aria fresca. Non lo so, John. Il golf mi sembra uno sport piuttosto noioso. Noioso? Stai scherzando? È un gioco di abilità e strategia. Sì, ma è anche un gioco di pazienza e resistenza. E ammettiamolo, non ho né l'uno né l'altro. Oh oh, abbastanza giusto. Ma sai cosa dicono? La pratica rende perfetti. Credo di sì. Ma non so se ho la pazienza di passare ore e ore a cercare di perfezionare il mio swing. Beh, forse non hai ancora trovato il campo da golf giusto. Ci sono alcuni bellissimi corsi là fuori con paesaggi mozzafiato e splendide viste. Ok, stai iniziando a convincermi. Ma per quanto riguarda tutti gli attrezzi e le attrezzature di cui hai bisogno? Non è costoso? Può essere, ma ci sono molte opzioni convenienti là fuori. E puoi sempre noleggiare l'attrezzatura se hai appena iniziato. Credo sia vero. E chi lo sa? Forse scoprirò un talento nascosto per il golf. Oh oh, non ho dubbi che sarai un naturale. Ecco come colpire i link e scoprire i nostri professionisti del golf interiori. Saluti, John. Prepariamoci a partire e divertiamoci. Argomento 22. Medaglia d'oro. Ehi Anna, hai visto le Olimpiadi quest'anno? Sì, l'ho fatto. È stato incredibile vedere così tanti grandi atleti provenienti da tutto il mondo competere. Sicuramente. E hai visto tutti gli atleti che hanno vinto medaglie d'oro? Sì, è stato così stimolante. Hanno lavorato così duramente e realizzato i loro sogni. Lo so, vero? Non riesco nemmeno a immaginare come ci si sente a vincere una medaglia d'oro. Oh, penso che sarebbe davvero incredibile. Ma siamo realisti, non siamo esattamente atleti olimpici. Ehi, parla per te. Potrei vincere una medaglia d'oro in Micron. Lancio del sacchetto di fagioli? Oh, non penso che sia uno sport olimpico, John. Va bene, va bene. E il ping pong? Oh, non credo che tu sia ancora al livello olimpico, John. Ma non si sa mai, magari con abbastanza pratica. Oh oh, sì, giusto.
Ma sai cosa sarebbe ancora meglio che vincere una medaglia d'oro? Che cos'è? Vincere una medaglia d'oro in uno sport che non esiste ancora. Oh, va bene, mordo. Che sport sarebbe? Non so, qualcosa come il lavoro a maglia estremo o la corda per saltare sincronizzata. Oh, entrambi suonano piuttosto ridicoli. Ma chi lo sa? Forse un giorno diventeranno sport olimpici. Ehi, non si sa mai. E quando lo faranno, saremo pronti a vincere quelle medaglie d'oro. Oh, va bene, John. Inizierò subito a praticare le mie abilità estreme di lavoro a maglia. E inizierò a lavorare sulla mia routine di salto sincronizzato con la corda. Ecco a sognare in grande e puntare all'oro. Saluti, John. Andiamo per l'oro, anche se è in uno sport inventato. Benvenuto per iscriverti al nostro canale. Incontriamoci nel nostro prossimo video.